Quanto dovrebbe durare la puntata di un podcast? Proviamo a trovare una risposta a questa domanda. Purtroppo non esiste una risposta univoca a questa domanda, quindi te lo spoilerò subito, in questo video non riusciremo a trovare una risposta univoca proprio perché i podcast sono molto diversi tra di loro, come format, come durata, come argomento, come tipologia di conduzione, insomma. È un mondo, quello del podcast, e non riusciamo a rispondere precisamente a questa domanda, ma oggi voglio parlarti di uno studio condotto da Pacific Content che ha analizzato 19 milioni di puntate di podcast e ne è venuto fuori che la durata media è di 41 minuti e 31 secondi. Ovviamente va da sé che questo studio è stato fatto soprattutto in America e ci sono ovviamente una serie di eccezioni, come ti farò vedere in questo video, perché in questo studio, ovviamente, essendo 41 minuti e 31 secondi una media, vuol dire che ovviamente ci saranno puntate di podcast che durano molto di più e puntate che durano molto di meno. Probabilmente una conclusione alla quale questo studio è arrivato è che il tempo di percorrenza medio è più o meno simile alla durata appunto dei podcast, quindi intorno ai 40 minuti. Questo vuol dire che, siccome i podcast nella maggior parte dei casi, sempre quello che emerge da questo studio, vengono ascoltati durante il tragitto da casa al lavoro, dal lavoro a casa e così via, probabilmente, essendo quella la durata media del percorso che si fa ogni giorno, quella potrebbe coincidere con la durata media del podcast. Naturalmente però ci sono delle differenze tra episodi di generi diversi. Alcuni tipi di podcast infatti si prestano a episodi più lunghi rispetto ad altri. Questo grafico che stai vedendo adesso mostra la durata media dell'episodio di un podcast per categoria in minuti. Come puoi vedere in alto relativamente a questo grafico ci sono giochi, wrestling, film, TV, musica che hanno episodi molto più lunghi. L'istruzione, le notizie, l'apprendimento delle lingue, eccetera, offrono un minutaggio molto più breve. Come mai? Ovviamente è molto difficile rispondere a questa domanda, però è necessario tenere presente che ci sono molti fattori in gioco, come la natura stessa del contenuto, la quantità di tempo che il pubblico ha a disposizione per ascoltare un episodio, eccetera, eccetera. Ok, quindi sappiamo che da questo studio è emerso che la lunghezza media è 41 minuti e 31 secondi. Quindi devi farlo anche tu? Ovviamente no, perché? Perché se quello che tu hai da raccontare in ogni singola puntata si esaurisce in un tempo molto minore, non è il caso di prolungare la tua puntata soltanto per rientrare in questa media. Così come se invece le tue puntate hanno necessità di tanto tempo, quindi più di 41 minuti, non è necessario sintetizzare i concetti per entrare in questa media. Come dire, in base al contenuto, in base alla qualità del contenuto che tu hai da raccontare, utilizzerai il tempo giusto per quella singola puntata. Una cosa interessante che viene fuori da questo studio è che il tempo medio rispetto agli anni precedenti si sta accorciando. Rispetto all'anno precedente, infatti, le puntate durano mediamente 2 minuti in meno. Questo è un altro dato che può esserti utile. Ovviamente anche l'argomento influisce sulla durata del podcast. Immagina un podcast che parla di storia antica, ha necessità di puntate molto più lunghe perché se le puntate fossero troppo brevi le persone non coglierebbero tutti gli aspetti che invece vogliono essere raccontati appunto da quel podcast e dalle singole puntate. Se invece un podcast parla di storia moderna, sono magari argomenti che sono più alla portata di tutti, per cui le puntate possono anche essere un po' più brevi. Un consiglio che io posso darti è questo: vai su Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e guarda le durate medie degli show dei podcast che sono simili al tuo. Questo ti può dare in brevissimo tempo e in maniera gratuita l'idea di cosa stanno facendo gli altri e quindi di quale può essere la media di durata di puntata alla quale appunto il tuo pubblico, quello potenzialmente che ascolta anche i tuoi podcast, è abituato, e potresti, ripeto, laddove riesci, senza snaturare il contenuto del tuo podcast, potresti adattarti appunto a questa media.
Anche ovviamente la frequenza di pubblicazione influisce sulla durata degli episodi. Se tu pubblichi molto spesso, probabilmente per dare un giusto livello di qualità a ogni singola puntata, le tue puntate dureranno un po' meno. Se pubblichi invece con una frequenza più alta, quindi magari pubblichi ogni 15 giorni, ogni mese, ovviamente le tue puntate saranno più lunghe perché approfondiranno un determinato concetto. Siccome non stai realizzando uno show in televisione o non hai un palinsesto radiofonico da rispettare, hai massima libertà nella scelta appunto della durata di ogni singolo episodio. Tieni presente però che il pubblico si fidelizza anche sulla base della coerenza, cioè se i tuoi episodi durano mediamente intorno ai 5 minuti e all'improvviso cambi questa frequenza e fai durare i tuoi show molto di più, il tuo pubblico all'inizio potrebbe restare un attimo interdetto, poi si riabituerà per carità, però quando scegli la durata del tuo podcast cerca di mantenerla, perché anche questo è un elemento di fidelizzazione del pubblico. Come al solito però il consiglio che posso darti è quello di puntare sulla qualità, non sulla durata. Non importa quanto duri la tua puntata, l'importante è che al termine di ogni singola puntata il pubblico sia soddisfatto di quello che ha ascoltato e ritorni volentieri ad ascoltare anche le prossime puntate. Un altro metodo per decidere quale può essere la lunghezza giusta per i tuoi episodi è quella di chiedere al tuo pubblico. Sì, può sembrare una banalità, in realtà è una cosa molto potente. Perché? Perché sai bene che il legame tra podcaster e ascoltatore è un legame molto molto forte, per cui già dopo poche puntate le persone si legano all'ascolto di quella voce che gli arriva in cuffia ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni giorno, insomma, quando tu pubblichi. Ecco, visto che queste persone sono molto legate a te, il modo migliore è quello di chiederglielo. Prova a chiedere a queste persone e vedrai che dalle loro risposte otterrai dei dati molto significativi e questi ti aiuteranno appunto a decidere qual è la lunghezza media per ogni singolo episodio del tuo podcast. Infine, quello che io ti consiglio è che a determinare la lunghezza di un podcast siano la qualità del contenuto e l'argomento stesso. Credo che questo sia il modo migliore, quindi non decidere a priori quale deve essere la lunghezza del contenuto, perché non esiste una lunghezza perfetta, ce lo siamo detti, ma far sì che questa venga naturalmente dalla scelta dell'argomento di ogni singola puntata e dalla qualità che tu vuoi dare ai tuoi ascoltatori. Bene, io ho finito per oggi, ti volevo parlare appunto del fatto che non esiste la durata perfetta di ogni singola puntata del podcast, ma ti chiedo: quanto durano i tuoi podcast? Qual è la durata media del tuo podcast? E soprattutto, l'hai scelta a tavolino? È venuta fuori naturalmente? Raccontamelo per piacere. Condividiamo queste informazioni che possono essere utili per tutti quelli che guarderanno questo video, ma anche per me, ovviamente. Per oggi è tutto. Io, come al solito, ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione!